Oggi riprendiamo con la serie dedicata al vicino Oriente antico, provando a rispondere a una domanda che mi avete fatto in molti da subito, da quando ho cominciato con questa nuova rubrica. Oggi, quindi, trattiamo del popolo degli Assiri. Come sempre, quando si tratta di storia del vicino Oriente antico, consiglio a chi volesse approfondire la materia il libro del professor Mario Liverani, Antico Oriente, Storia, Società, Economia, mettendo però le mani avanti perché si tratta di un testo molto complesso, a tratti difficile. Per chi volesse approcciarsi alla materia in maniera più leggera, consiglio un altro testo, altrettanto specialistico e ben fatto, che è Il vicino Oriente antico del professor Federico Giussfredi dell'Università di Verona. Per chi volesse invece approfondire il tema del presente filmato, ovvero gli Assiri, non posso non consigliare L'impero assiro del compianto professor Frederic Mario Fales, del quale ho avuto la fortuna, molti anni fa, di essere studente. In questo filmato, per prima cosa, andremo ad analizzare i termini Assiri ed Assiria, vedendone le diverse accezioni, per poi trattare immediatamente dell'origine della cultura assira. Vedremo lo sviluppo delle rotte commerciali in età paleo-assira, per poi analizzare la nascita dell'antico regno dell'Alta Mesopotamia. Attraverseremo quel periodo che vide la Siria declassata a potenza regionale, a volte vassalla, dipendente di altre realtà del vicino Oriente, fino a giungere alla nascita del Medio Regno, del quale seguiremo tutta la parabola. Arriveremo infine al sorgere dell'impero assiro, del quale seguiremo le vicende, dalle conquiste di Tiglat-Pileser III fino a tutta la parabola della dinastia dei Sargonidi. Cercheremo di analizzare i tratti distintivi dell'impero assiro, per poi concludere accennando alla sua caduta. Come sempre, se non l'avete già fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale ed ora cominciamo immediatamente a trattare della storia degli Assiri. Il termine Assiri può essere inteso con accezioni diverse. Così come in origine babilonesi indicava semplicemente gli abitanti della città di Babilonia, Assiri allo stesso modo indicava gli abitanti della città di Ashur nell'Alta Mesopotamia, posta lungo il corso del fiume Tigri. Così come con l'estendersi dell'influenza di Babilonia, il termine andò ad indicare una discreta porzione della media Mesopotamia, esattamente allo stesso modo Assiria arrivò a comprendere una discreta fetta dell'Alta Mesopotamia, i cui abitanti vennero definiti appunto Assiri. Infine, a un dato momento della storia, il termine Assiri in seno alla cultura assira stessa cominciò ad indicare una specifica componente, una classe sociale, forse potremmo dire una casta, parte dell'impero assiro e nello specifico della sua macchina bellica. Da un punto di vista etnoculturale e linguistico, l'Assiria era la propaggine più settentrionale, potremmo quasi dire di periferia, del mondo accadico. La distanza dalla bassa Mesopotamia, che era l'epicentro di radiazione della cultura sumerica, porta nel mondo assiro a una sorta di strisciante complesso di inferiorità nei confronti del mondo babilonese, con il quale gli assiri avranno sempre un rapporto tormentato e altalenante. Da una parte ostile, ma dall'altra continueranno sempre a subire in un qualche modo il fascino di Babilonia, anche dopo che l'avranno sottomessa. Così come la realtà babilonese, anche quella assira comincia a definirsi, a prendere forma come conseguenza del collasso e della frammentazione del cosiddetto impero neosumerico della terza dinastia di Ur. Le prime figure citate all'interno della lista reale assira sono difficili da definire con certezza nelle loro prerogative e di volta in volta vengono interpretate come una sorta di sovrintendenti, di governatori della città di Ashur per conto dell'egemonia neosumerica o come dei monarchi veri e propri. L'uso della titolatura Ishiak Ashur, governatore di Ashur, che solo molto più avanti nella storia della Siria verrà sostituita da Sharmat Ashur, re della terra di Ashur, complica ulteriormente il quadro e di volta in volta, perlomeno alle origini, viene interpretata come una tacita ammissione di un ruolo subordinato
oppure secondo quello stilema proprio del mondo sumerico che vedeva il re come un vicario terreno per conto della divinità, in questo caso il dio Poliade Ashur. In ogni caso la nascita di una Siria, o meglio di una città-stato di Ashur indipendente, viene collocata convenzionalmente nel 2025 a.C., con l'ascesa al trono di Puzur-Ashur I. Se la realtà assira inizialmente è qualcosa di schiettamente accadico, vi sono alcuni personaggi all'interno della lista reale assira, anche antecedenti a Puzur-Ashur I, che sembrano portare dei nomi amorrei, e questo è stato variamente interpretato. O come una presenza precoce di elementi amorrei che avevano cominciato a infiltrarsi nell'Alta Mesopotamia, qui come altrove, andando a destabilizzare l'egemonia neosumerica e portando alla nascita di potentati e dinastie proprie, oppure come una fabbricazione, un tentativo a posteriori di legittimare il diritto sul trono di Ashur di Shamshi-Adad I, un signore della guerra amorreo che per primo avrebbe fondato un grande regno assiro, l'antico regno dell'Alta Mesopotamia. Anche se al giorno d'oggi gli Assiri sono comunemente ricordati soprattutto come un popolo feroce e sanguinario, militarista e imperialista, in realtà all'origine della cultura assira noi abbiamo un loro ruolo preponderante nel campo dei commerci. Durante la media età del bronzo, sempre più liberi dall'ingombrante influenza neosumerica, gli Assiri cominciano a sfruttare la loro posizione strategica in Alta Mesopotamia come cerniera tra l'Anatolia orientale e l'Iran occidentale, arrivando man mano a gestire una fitta rete di commerci lungo una direttrice est-ovest ma anche sud-nord, che prevedeva la movimentazione di una grandissima quantità di merci, in particolare materie prime come lo stagno e il rame, indispensabili per tutti i popoli dell'epoca poiché alla base della Lega del Bronzo. Per gestire in maniera agevole questi commerci, i mercanti paleo-assiri cominciano a fondare delle vere e proprie colonie in Cappadocia, una regione che è una sorta di corridoio naturale per l'Anatolia rispetto a chi giunge dalla Mesopotamia. Queste colonie, dette Caru, che in accadico significa sia porti sia mercati, erano sostanzialmente dei quartieri commerciali posti nelle immediate vicinanze delle città anatoliche, dove i mercanti assiri, chiamati Tamcaru, risiedevano per buona parte dell'anno gestendo i loro commerci. Vi erano poi anche delle stazioni commerciali di entità minore, dette Mabartu. Ad oggi il numero complessivo dei Caru che sono stati scavati si aggira intorno alla ventina, ma il principale era sicuramente il Caru di Kanesh, l'odierna Kultepe in Turchia. Qui i mercanti assiri scambiavano lo stagno dell'Iran e le stoffe della bassa Mesopotamia con rame, oro e argento. I commerci dei mercanti paleo-assiri, i Caru e queste fitte reti commerciali fiorirono per il XX, il XIX e poi ebbero una piccola coda nel XVIII secolo a.C., intensificandosi e seguendo la parabola fino al crollo definitivo dell'antico regno alto mesopotamico di Shamshi-Adad I. Così come per il sorgere della potenza babilonese, anche per l'Assiria il catalizzatore fu l'affermarsi di una dinastia amorrea, nello specifico quella fondata dal signore della guerra Shamshi-Adad I, o se vogliamo usare l'onomastica amorrea Shamshi-Addu. Originario della città di Ekallatum, Shamshi-Adad aveva dovuto abbandonarla quando questa era stata assediata dal re Naram-Sin di Eshmun, ma successivamente, nei primi del XIX secolo a.C., era riuscito a tornare in patria, a riconquistare la sua città natale e poco dopo, nel 1808 a.C. circa, ad occupare anche il centro di Ashur, diventando così re dell'Assiria. Trasferita la sua capitale nella città di Shekna, ribattezzata per l'occasione Shubat Enlil, la dimora del dio Enlil, Shamshi-Adad I aveva assegnato il governatorato di Ekallatum
al figlio maggiore Ishme-Dagan e poi si era lanciato in una serie di campagne militari a sud ai danni di Shmun e a ovest ai danni del ricco regno di Mari. Nel 1796 a.C. Yahdun-Lim, il re di Mari, venne assassinato in una congiura di palazzo e i suoi eserciti, già prostrati dal confronto con quelli di Shamshi-Adad, si sbandarono. Il figlio di Yahdun-Lim, Zimri-Lim, fuggì riparando nella vicina città di Aleppo e Shamshi-Adad conquistò Mari, ponendo sul trono della città il suo figlio secondogenito, Yasmahaddu, facendogli sposare una principessa della casata dei Lim, così da legittimare il suo ruolo di governatore della città. Con la conquista di Mari, Shamshi-Adad I aveva creato un vero e proprio impero che comprendeva l'Alta Mesopotamia, parte dell'Anatolia sudorientale e buona parte della Siria, e si assegnò così il titolo di Shar-Kishatim, re dell'universo, che già era stato di Sargon di Akkad, per assicurarsi l'amicizia e la fedeltà del vicino regno di Katna. Shamshi-Adad fece convolare il suo secondogenito Yasmahaddu a seconde nozze con un'altra principessa, la Katnita Beltum, ma pare che al giovane principe questo secondo matrimonio non fosse di particolare gradimento. Ed ecco che qui si apre una finestra, potremmo dire spassosissima, che ci consente forse di rendere un po' più vicini a noi questi uomini così distanti nel tempo. Infatti l'archivio della città di Mari ci ha restituito una fittissima corrispondenza tra padre e figlio, tra Shamshi-Adad e Yasmahaddu, nella quale il padre, oltre che intimare al figlio di trattare la seconda moglie con il rispetto che merita, non fa altro che rampognarlo, dicendogli che è un incapace, che è un imbelle e paragonandolo più volte al fratello maggiore. Andiamo a vedere. Per quanto tempo dovremo noi guidarti in ogni cosa? Sei tu forse un bambino e non un uomo? Non hai forse barba sul tuo mento? Quand'è che finalmente prenderai le redini della tua casa? Non vedi forse che tuo fratello conduce grandi armate? E ancora. Mentre tuo fratello è vittorioso, tu rimani ad adagiarti tra le donne. Anche il fratello Ishme-Dagan non sembra lesinare le critiche a Yasmahaddu, e sempre dall'archivio di Mari abbiamo due lettere, una nella quale dice a Yasmahaddu di smetterla di lagnarsi delle rimostranze del padre perché si tratta di critiche meritate, e un'altra dove gli dice sostanzialmente di ragionare con un minimo di buonsenso. L'impero di Shamshi-Adad I si rivelerà effimero, legato nella sua sopravvivenza all'eccezionalità della figura del suo fondatore, e quando questi morirà, intorno al 1776 a.C., comincerà a sfaldarsi. Zimri-Lim tornerà dal suo esilio aleppino e riconquisterà il trono di Mari, scacciandone l'imbelle Yasmahaddu, e anche Ishme-Dagan comincerà a perdere territori combattendo contro Eshmun e contro gli Elamiti, finché non stipulerà una fragile alleanza con Hammurapi di Babilonia, che dopo averlo di fatto sfruttato con un colpo di mano lo sottometterà, portando così al termine la parabola dell'antico regno dell'Alta Mesopotamia. Con il collasso del progetto imperiale di Shamshi-Adad I, la Siria entra in un periodo oscuro che la vede sottoposta all'autorità di questa o quella realtà vicino orientale, oppure nei momenti di indipendenza comunque ridotta a mera realtà regionale. Prima stato vassallo dell'impero di Babilonia fondato da Hammurapi, la Siria riottiene un minimo di spazio di manovra dopo il 1595 a.C., quando gli Ittiti calano da nord e espugnano e saccheggiano Babilonia. Intenta a portare avanti un rapporto travagliato e conflittuale con il regno del Karduniash, il regno cassita che era sorto sulle ceneri dell'impero babilonese, la Siria comincia nella prima metà del XV secolo a.C. a portare avanti un rapporto epistolare diplomatico con l'Egitto, spia di una volontà di smarcarsi dagli ingombranti vicini e di assurgere a un grado superiore rispetto a quello di mera potenza regionale. Nel 1430 a.C., però, la Siria viene nuovamente sottomessa da una potenza straniera, il regno di Mitanni, una nazione fondata dalla casta guerriera indoeuropea dei Mariannu
in seno al mondo hurrita. Gli Assiri rimarranno vassalli di Mitanni per una settantina d'anni, finché saranno nuovamente gli Ittiti a dare all'Assiria la possibilità di risorgere, trascinando il regno di Mitanni in un lunghissimo e logorante conflitto che lo renderà sempre più incapace di esercitare il suo controllo sul suo vassallo orientale. È al 1363 a.C. che viene convenzionalmente fatta risalire la nascita del regno medio assiro, con l'ascesa al trono di Ashurballit, che smarca definitivamente l'Assiria dall'influenza del regno di Mitanni. Conquistando un ampio territorio compreso tra il corso del fiume Tigri, quello del grande Zab, e le pendici del Tauro, Ashurballit è il primo dai tempi di Shamshi-Adad ad usare per sé non il titolo di Ishiaq, governatore, ma quello di Shar, re, e il primo in assoluto ad usare la titolatura Sharmat Ashur, re della terra di Ashur. È probabilmente da questo momento in poi che comincia progressivamente a costruirsi, a strutturarsi quella narrativa che porterà in futuro alla nascita dell'impero assiro, con il monarca che diviene sempre più una figura autocratica e il dio Ashur, poliade ed eponimo della capitale dell'impero, che diviene sempre di più una divinità onnipotente, puntando verso quello che potremmo definire un principio di enoteismo. L'enoteismo è quella fase tra politeismo e monoteismo nella quale viene riconosciuto un prestigio maggiore a una divinità rispetto a tutte le altre. Se, come abbiamo detto, il monarca diverrà sempre più una figura centrale in seno al mondo assiro, comunque il suo ruolo di vicario in terra per conto della divinità rimarrà saldo, e questo è palese dal rito di incoronazione del monarca, che prevede che questi venisse condotto all'interno del tempio e qui schiaffeggiato più volte da un sacerdote al grido di Ashur è re, Ashur è re. Per garantirsi la stabilità dei confini meridionali, mentre aumenta gradatamente la pressione contro il decadente regno di Mitanni, Ashurballit decide di imparentarsi con la casa regnante di Babilonia, dando sua figlia Muballit-at-Sherwa in sposa. Non è chiarissimo se al re del Karduniash Burnaburiash II o a suo figlio Kara-Ardash. In ogni caso, quando nel 1333 a.C. Burnaburiash II muore, sia Kara-Ardash sia probabilmente anche Muballit-at-Serwa vengono uccisi da una rivolta dell'esercito cassita. Ed ecco che allora Ashurballit approfitta di questa occasione per marciare contro Babilonia, espugnando la città e ponendo sul trono babilonese un monarca apparentemente fedele all'Assiria, Kurigalzu II. In ogni caso, con questo atto, di fatto, Ashurballit trasforma il regno del Karduniash, la Babilonia cassita, in un suo stato fantoccio. Gli eredi di Ashurballit si troveranno inaspettatamente a dover fronteggiare la rivolta del loro vassallo Kurigalzu II del Karduniash, un evento che segnerà profondamente i rapporti tra l'Assiria e Babilonia. Ma dopo un periodo di stallo, l'espansionismo del regno medio assiro riprenderà con i monarchi Adad-Nirari I e Salmanassar I, che conquisteranno quel poco che rimaneva del decaduto regno di Mitanni e verso sud estenderanno i propri confini ai danni della Babilonia cassita. Conquistato il regno di Mitanni, gli Assiri entreranno direttamente in urto con l'impero ittita e nel 1237 a.C., nella battaglia di Nihria, l'esercito assiro di Tukulti-Ninurta I sconfiggerà l'esercito ittita di Tudkhaliya IV, mettendo così un freno all'espansione ittita diretta verso la Mesopotamia. Tukulti-Ninurta I marcerà anche contro il Karduniash, espugnando e conquistando Babilonia e ottenendo così per sé l'antico titolo di re delle terre di Sumer e di Akkad. Il regno di Tukulti-Ninurta I però terminerà in tragedia, il re verrà assassinato e seguirà un periodo di profonda instabilità politica, durante il quale molti dei vassalli dell'Assiria, tra i quali anche Babilonia,
si ribelleranno e riotterranno la propria indipendenza. Un mutamento degli eventi si avrà solo nel 1132 a.C. con Ashur-resh-ishi, che riuscirà a sconfiggere il re Nabucodonosor I della seconda dinastia di Isin, che aveva preso il potere a Babilonia. Suo figlio Tiglat-Pileser I sconfiggerà poi il popolo dei Muschi, ovvero i Frigi, che erano penetrati oltre i confini settentrionali del regno. Tiglat-Pileser I avrebbe nuovamente espanso i confini del regno, portando le armi assire fino sulle coste del Mediterraneo. Già però durante il regno di Tiglat-Pileser I, la Siria aveva cominciato ad essere funestata da un nuovo terribile nemico, le orde dei nomadi aramei, che avevano cominciato a saccheggiare i territori assiri portando le loro incursioni in profondità all'interno del regno, arrivando in alcuni casi addirittura in vista delle mura di Ashur. Le incursioni aramaiche eroderanno progressivamente il regno medio assiro, che dalla seconda metà dell'undicesimo fino agli ultimi anni del X secolo a.C. si vedrà enormemente ridotto sia per estensione, sia per potere, sia per prestigio. La nascita dell'impero assiro è segnata da una netta inversione di tendenza rispetto al secolo e mezzo di remissività e debolezza che aveva contraddistinto le fasi terminali del Medio Regno. Gli assiri infatti ora sono preda di una nuova spinta espansionistica, inizialmente dettata dalla volontà di ripristinare i territori perduti in precedenza. È questa Siria, la Siria dell'età del ferro, alla quale si fa riferimento quando si parla di quello stato autocratico, militarista, imperialista, feroce, i cui monarchi in maniera sempre più ridondante celebrano le proprie vittorie sottolineando le torture tremende inflitte alle popolazioni sottomesse, secondo quella che è evidentemente una sorta di politica propagandistica di guerra psicologica. Se convenzionalmente la nascita dell'impero è fissata al 911 a.C., con l'ascesa al trono di Adad-Nirari II, in realtà noi possiamo notare questa inversione di tendenza già una ventina d'anni prima con Ashur-Dan II, che ripristina i confini originari dell'Assiria. I successori di Ashur-Dan ne proseguiranno la politica espansionistica, intavolando con Babilonia un rapporto altalenante tra la diplomazia e l'ostilità, ma soprattutto sconfiggendo diverse tribù e diversi principati aramaici a ovest del fiume Habur, combattendo contro gli stati luvi neo-ittiti che si erano venuti a creare in Siria e ottenendo anche l'atto di vassallaggio da parte di nuovi popoli che avevano cominciato ad affacciarsi oltre i confini orientali della Mesopotamia, i Medi e i Persiani. Durante il regno di Ashur-Nasir-Pal II, dall'883 all'859 a.C., la Siria prosegue la sua espansione, arrivando a rafforzare la sua presa sui principati aramaici tra il corso del Khabur e quello dell'Eufrate, andando ad aumentare la propria influenza sul Levante e ottenendo atto di vassallaggio da parte del potente regno aramaico di Bit Adini. Ashur-Nasir-Pal II trasferirà la capitale dell'impero da Ashur a Kalku, meglio nota con il nome arabo di Nimrud, un centro precedentemente in stato di semiabbandono che egli ripristinerà dotandolo di un'architettura monumentale, di giardini botanici e addirittura di uno zoo, probabilmente il primo zoo della storia. Il suo successore, Salmanassar III, avrebbe proseguito la politica espansionistica, arrivando ad annettere definitivamente i territori di diversi regni aramaici ad est del Khabur e soprattutto quelli di Bitadini. Salmanassar III avrebbe anche sconfitto in battaglia le forze del regno di Urartu, una potenza settentrionale che si era venuta a creare a nord della catena del Tauro. Invece, a dispetto di quanto narrato sul suo obelisco nero, un'opera monumentale e celebrativa, Salmanassar non sarebbe riuscito ad estendere l'influenza assira nel Levante, venendo contrastato da una sorta di lega anti-assira venutasi a creare tra regni aramaici, regni ebraici e regni arabi. In compenso, sempre Salmanassar III avrebbe cristallizzato l'influenza assira sulla realtà babilonese. In questa fase iniziale dell'impero si nota
una sorta di reticenza dettata da un'evidente incapacità pratica gestionale di occupare stabilmente i territori più distanti dall'epicentro dell'Assiria. E questo è evidente ad esempio con il caso di Bitadini e il mondo aramaico, che viene sconfitto costantemente, reiterate volte, ma che viene occupato in maniera stabile, viene annesso solo con Salmanassar III. Alcune delle campagne stagionali portate avanti dall'esercito assiro sembrano di fatto necessarie semplicemente per ristabilire costantemente, di volta in volta, l'autorità assira sulle propaggini più esterne dell'impero. L'esercito assiro giungeva, sconfiggeva i suoi nemici, saccheggiava le terre, imponeva un tributo, ma poi appena si allontanava, quelle che erano le nazioni più periferiche rispetto ad Ashur, rispetto all'epicentro dell'impero, tornavano di fatto ad essere semi-indipendenti. Il regno di Salmanassar III si concluse tragicamente con un conflitto interdinastico e una successiva guerra civile, dalla quale l'impero uscì fortemente indebolito, trovandosi a dover fronteggiare tanto la potenza del regno di Urartu quanto quella dei regni siriani. Nel 745 a.C. però salì al trono Tiglat-Pileser III, probabilmente un usurpatore proveniente dalle fila dei militari, che riuscì però a rivitalizzare l'impero dandogli l'ennesima spinta propulsiva. Tiglat-Pileser III sconfisse sonoramente gli Urartei, ma soprattutto riformò la gestione dell'impero, portando avanti un progetto che forse era stato già abbozzato da Salmanassar III. Tiglat-Pileser III trasferì nelle mani del sovrano ancor più potere, ma soprattutto rivide la gestione capillare delle province, in particolare aumentando la stabilità sui territori appena conquistati. Con Tiglat-Pileser III gli Assiri estesero il loro controllo sulla media Mesopotamia e su Babilonia, che nel mentre era stata occupata dai Caldei, che vennero sconfitti da Tiglat-Pileser, e riuscì anche a sottomettere definitivamente diversi principati aramaici e neo-ittiti della Siria e del Levante. A Tiglat-Pileser III succedette Salmanassar V e a questi, nel 722 a.C., Sargon II, fondatore della dinastia Sargonide, che portava lo stesso nome del celebre fondatore dell'impero accadico. Sargon II inizialmente si trovò a dover fronteggiare una forte opposizione interna, della quale però ebbe velocemente ragione, per poi riprendere le campagne militari sia contro il regno di Urartu, sia contro i regni Luvi e Frigi dell'Anatolia centrale. Sargon II trasferì anche la capitale dell'impero in una nuova città, Dur-Sharrukin, letteralmente fortezza di Sargon. La politica di Sargon II, anche da un punto di vista culturale, era evidentemente proiettata verso la media Mesopotamia e la città di Babilonia, della quale il sovrano evidentemente subiva il fascino. Dalla politica paterna si smarcò però il figlio Sennacherib, che dopo essere salito al trono non nominò mai il padre nelle sue iscrizioni e trasferì nuovamente la capitale dell'impero, questa volta nella città di Ninive. Sennacherib combatté sia contro gli Israeliti sia contro i Caldei che si erano alleati con gli Elamiti, sconfiggendoli ma nel processo radendo praticamente al suolo la città di Babilonia, che sarebbe stata ricostruita dal suo successore, Esaraddon. A Esaraddon va anche il merito di aver ulteriormente ampliato i confini dell'impero, principiando la conquista dell'Egitto, conquistando nel 671 a.C. la città di Menfi. La conquista dell'Egitto sarebbe stata completata dal suo successore, Ashurbanipal, che nel 668 a.C. era salito al potere. Assurbanipal conquisterà la città di Tebe, portando così al crollo della 25esima dinastia dei faraoni, quella dei cosiddetti faraoni neri, che riparò in Nubia. L'Egitto però, proprio durante il regno di Assurbanipal, avrebbe riacquisito la sua indipendenza, secondo però una transizione dai toni molto dolci che l'avrebbe portato da territorio occupato a diventare vassallo dell'impero e infine suo alleato, con la nascita della 26esima dinastia di Psammetico I,
che era nato oggettivamente come un collaborazionista degli Assiri. L'impero assiro si presenta come una realtà transizionale rispetto ai modelli imperiali precedenti, principiati forse dai Sumeri o certamente dagli Accadi, e quelli successivi, come l'impero persiano. Se in precedenza i grandi progetti egemonici si erano basati su delle strutture di clientelarismo e vassallaggio che univano popoli e regni diversi e al cui interno i rapporti di forza erano riconfermati periodicamente dalle spedizioni militari, l'impero assiro, almeno a partire da Salmanassar III, comincia a strutturarsi con delle vere e proprie province, i cui governatori dovevano corrispondere regolarmente un tributo e anche inviare dei contingenti militari per rafforzare la macchina bellica imperiale. Un altro tratto distintivo dell'impero assiro è la deportazione sistematica e la ricollocazione al suo interno di grandi masse, finalizzata sia alla ridistribuzione del personale produttivo, sia a minimizzare le eventualità di rivolte. Internamente l'impero era organizzato con il re, lo Shar, al suo vertice, seguito immediatamente dal principe ereditario Mar Sharri. Vi erano poi tutta una serie di funzionari detti rabute, tra i quali ricordiamo il Turtanu, il capo dell'esercito in seconda subito dopo il sovrano, il Sukallu, una sorta di primo ministro con delle importanti incombenze diplomatiche, il Masennu, che era una sorta di tesoriere, e infine lo Shaknu, ovvero il governatore provinciale. Proprio il momento di massima espansione dell'impero assiro con Ashurbanipal portava con sé i germi della sua caduta. Esteso su di un'area enorme, l'impero assiro era però ancora organizzativamente acerbo e aveva degli evidenti problemi di tipo gestionale. A questo poi va sommato il fatto che emergeva da 200 anni di guerre quasi ininterrotte, che lo avevano provato sia economicamente sia demograficamente. La conquista dell'Elam da parte di Ashurbanipal durante gli ultimi anni del suo regno, alla quale però non era seguita un'occupazione capillare del territorio, aveva lasciato un vuoto di potere in area iranica, che era stato velocemente colmato dai Medi, un popolo con il quale gli Assiri avevano sempre più spesso avuto a che fare. Alla crescente pressione esercitata dai Medi e da altre popolazioni indo-iraniche, come gli Sciti e i Cimmeri, si era andata a sommare poi un'ulteriore problematica, uno stato ormai endemico di instabilità politica, con lotte intestine interdinastiche e rivolte provinciali. Una di queste rivolte, avvenuta a Babilonia, aveva trovato l'appoggio proprio dei Medi e aveva portato alla nascita dell'impero neo-babilonese, alla cui parabola avrebbe corrisposto il crollo definitivo dell'impero assiro. Di questo però ho parlato in maniera più dettagliata nella parte finale del video dedicato ai babilonesi, che vi invito a visionare. Termina qui questo filmato dedicato all'impero assiro, alla storia dell'Assiria, e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.